Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo appuntamento qui sul mio canale. Oggi vi porto con me dentro una delle storie più discusse, e per certi versi più sorprendenti, dell'attuale panorama televisivo turco. Una vicenda che, tra alti e bassi, ha tenuto col fiato sospeso migliaia di fan. Parliamo di Burak Özçivit e Neslihan Atagul, una coppia che, pur non essendo legata sentimentalmente nella vita reale, ha saputo costruire un legame artistico così intenso da sembrare reale, soprattutto grazie alla serie di successo internazionale Kara Sevda. Ma come spesso accade nel mondo dello spettacolo, quando i riflettori si spengono e i copioni vengono archiviati, emergono dinamiche impreviste. E quello che sembrava un sodalizio professionale solido, si è incrinato fino a rompersi del tutto. O forse no. Dal trionfo sul set alla frattura fuori scena. Kara Sevda non è stata una serie qualsiasi. È stata una pietra miliare, una di quelle produzioni che riescono a coniugare popolarità, qualità narrativa e impatto emotivo. La coppia protagonista, formata proprio da Burak e Neslihan, ha regalato momenti di grande intensità, la passione dei loro personaggi, la tensione romantica, i colpi di scena, tutto ha contribuito a creare un rapporto unico con il pubblico. La loro chimica sullo schermo era talmente forte da sembrare quasi tangibile, e ha fatto sognare generazioni di spettatori, non solo in Turchia ma in tutto il mondo. Tuttavia, una volta terminata la serie, qualcosa ha cominciato a incrinarsi. All'inizio, si trattava solo di segnali vaghi, assenza di interazioni sui social, nessuna menzione reciproca durante le interviste, un certo gelo nei rari eventi pubblici condivisi. Poi sono arrivati i primi scontri, anche se in modo indiretto, like rimossi, commenti criptici, tweet ambigui. Fino ad arrivare, secondo fonti vicine agli attori, a una rottura vera e propria, fatta di silenzi e rancori non detti. L'annuncio inaspettato, un messaggio di pace? 2 settimane fa, quando nessuno se lo aspettava più, Burak Özçivit ha fatto un gesto che ha sorpreso tutti, ha pubblicato un messaggio sui suoi social in cui, senza mai nominare direttamente Neslihan, ha lasciato intendere chiaramente di voler porgere un ramoscello d'ulivo. Un post sobrio ma intenso, in cui parlava di rivedere le priorità, di lasciare andare l'orgoglio e soprattutto di non voler chiudere una porta che, a suo tempo, ha dato accesso a un capitolo così importante. Il messaggio non è passato inosservato. I fan lo hanno immediatamente collegato a Neslihan, soprattutto perché, poche ore dopo, lei ha pubblicato una foto in bianco e nero con una frase significativa: "Ci sono legami che si spezzano senza rumore, ma lasciano dentro un eco per sempre". Non ci sono state conferme, ma i tempi e i toni hanno fatto pensare a una risposta indiretta. I fan divisi, la stampa in fermento. Come era prevedibile, il gesto di Burak ha generato un'onda mediatica enorme. I media turchi si sono affrettati ad analizzare ogni parola, ogni virgola del post. I talk show televisivi hanno aperto dibattiti su pace autentica o mossa strategica, e i fan si sono divisi tra chi spera in una riconciliazione e chi crede che alcune ferite, se troppo profonde, non possano più essere guarite. Soprattutto, molti si sono chiesti: che cosa è successo davvero dopo Kara Sevda? Quali sono state le vere ragioni della frattura? Alcune voci parlano di divergenze artistiche, altri citano rivalità legate a progetti futuri. C'è anche chi sostiene che uno dei due avrebbe voluto trasformare quel legame professionale in qualcosa di più personale, mentre l'altro avrebbe posto dei limiti chiari. Nulla è confermato, ma le ipotesi abbondano. Il potere dei social nel bene e nel male. Un elemento che non può essere ignorato in questa storia è il ruolo giocato dai social network. Se da una parte Instagram e Twitter hanno avvicinato gli attori ai loro fan, dall'altra hanno esposto ogni loro gesto a una lettura pubblica costante. Basta un like in meno, una frase velata, una mancata menzione per scatenare valanghe di supposizioni. E proprio sui social è esplosa quella che molti hanno definito una crisi digitale, battute ironiche, post sarcastici, addirittura meme e montaggi che ricostruiscono l'intera parabola del loro rapporto, dal primo ciak fino al presunto litigio finale. Ma dietro l'ironia, si cela un sentimento collettivo, la delusione per la fine di un'intesa che sembrava vera, sincera, forse persino rara in un mondo così competitivo. Speranza di riconciliazione o punto di non ritorno?
Il messaggio di Burak, pur non entrando nei dettagli, ha lasciato aperta una porta. Alcuni sostengono che si tratti solo di una manovra d'immagine per ripulire un po' la propria figura pubblica. Altri, invece, leggono in quel gesto un desiderio autentico di riallacciare un dialogo. Forse non per tornare a lavorare insieme, ma per chiudere un capitolo in modo più sereno. Quello che è certo è che, oggi, il pubblico è molto più coinvolto emotivamente nelle vicende dei personaggi pubblici. Non si tratta più solo di attori che interpretano ruoli, ma di figure con cui si costruisce un legame empatico. Per questo la rottura tra Burak e Neslihan ha avuto un impatto così forte, perché rappresentava qualcosa di bello, di armonioso, che molti spettatori sentivano anche un po' loro. Il futuro, collaborazione impossibile o solo rimandata? Adesso, la domanda è una sola: vedremo mai di nuovo Burak e Neslihan sullo stesso set? Alcuni produttori avrebbero già sondato il terreno, nella speranza di riunire la coppia per un nuovo progetto romantico, magari proprio ispirato alle dinamiche di chi ha vissuto un distacco doloroso. Ma per ora, nulla è confermato. Entrambi gli attori hanno impegni importanti. Burak è alle prese con una nuova serie d'azione che lo vedrà protagonista in un ruolo molto diverso dal solito, mentre Neslihan ha accettato una proposta internazionale che la porterà a girare in Spagna per 3 mesi. Ma in un mondo come quello dello spettacolo, dove tutto può cambiare in poche settimane, mai dire mai. Considerazioni finali. La storia tra Burak e Neslihan ci ricorda che i legami, anche quelli più forti, possono vacillare quando vengono messi alla prova. Ma ci ricorda anche che è sempre possibile ricucire uno strappo, a patto che ci sia la volontà da entrambe le parti. Che si tratti di amicizia, rispetto professionale o altro, l'importante è riconoscere il valore di ciò che si è vissuto insieme. E voi? Cosa ne pensate di tutta questa vicenda? Credete che ci sia speranza per una riconciliazione? Avete vissuto situazioni simili con colleghi o amici in cui bastava poco per rovinare tutto? Scrivetemelo nei commenti. Sono curiosa di conoscere le vostre opinioni. Non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti, lasciate un like se il video vi è piaciuto e, se volete sostenere ancora di più il mio lavoro, cliccate sul tasto Abbonati qui sotto. Ci vediamo prestissimo con tante altre storie, curiosità e retroscena dal mondo dello spettacolo turco. Un abbraccio e alla prossima!